come ti posso presentare? Fiorella. Ok, Fiorella, qual è il tuo più grande sogno nel cassetto? Dipingere. Si parla così tanto di mercato dell'arte che sembra quasi che forse dell'arte vera e propria non frega più un cazzo a nessuno. Dici che dovrei mica darmi una regolata, visto che qualche prof sprovveduto mi starà proiettando in qualche liceo d'arte? Mi chiamo Ema Loru, se ti vado a genio puoi chiamarmi Ema. Fiorella invece è mia mamma, 53 anni, professione, mamma e casalinga. Fino a 10 anni fa ha dipinto questa roba qui ad olio. Eppure, per quanto il sogno di diventare pittrice di professione l'abbia accompagnata tutta la vita, non avendo mai ricevuto un minimo di gratificazione, nemmeno vendendo una singola opera, 10 anni fa, appunto, ha mollato. È facile riconoscere il bello nella follia di qualcuno quando ce lo siamo già tolto dalle palle. Vabbè, sono ricordi. Penso che fare arte non sia una scelta, è una condizione. 3 anni fa le ho fatto un regalo, sperando che magari le si riaccendesse la scintilla per la pittura. Le ho comprato dei colori, dei pennelli, un rotolo di tela e le ho chiesto di filmarsi col cellulare. E va bene. Ogni giorno. Iniziamo. Sarò sincero, non avevo idea di come sarebbe degenerato il tutto. Meglio così. Come vi dicevo, da più di 10 anni non prendevo in mano un pennello ed è andata per step. Fiori, fiori, ancora fiori. Ha sperimentato un po'. E quello che inizialmente doveva essere un garage ha iniziato a prendere le sembianze di un laboratorio. I mesi passavano, io le continuavo a ripetere di non smettere di filmarsi. Lei continuava a dipingere. E quel garage, ad una certa, non era più un garage. E allora io mi sono detta, e i miei figli, a parte la vita che gli ho dato, chi vi sto lasciando? Nulla. Ma se io faccio tanti di quei quadri, io vi lascio qualcosa di me. Provava a trovare una spiegazione logica a ciò che stava facendo, ma ve l'ho detto. Fare arte non è una scelta, è una condizione. Ehi, non venite qui che c'è la tela e lasciate perdere il gatto, va bene? Dopo un anno di sperimentazione arriva la svolta. Cemento sulla tela, dove dipinge un soggetto che ci fa capire che sta succedendo qualcosa. È indubbiamente il più bello tra tutti gli astratti. Sì. Ti ricordi, Emanuele, quando abbiamo visto quel quadretto lì, in alto? Quello là? Sì. Più di 20 anni c'ha. Perciò dentro di me forse era questo che io volevo fare. Da quel momento non smette di dipingere le sue donne. Lei mi spediva opera a Milano. Io le spedivo attrezzatura per continuare a riprendere. Attrezzatura che non sapevo usare, poi mi toccava andare da lei a spiegarle come funzionasse. Mamma, adesso con questa luce... La sua produzione è andata avanti. 3 anni dove ha ridato un senso alle sue giornate producendo 66 opere con uno stile ben definito. Opere che però nessuno aveva ancora visto. Carino, no? Gli hai preso dei colori qualche anno fa e adesso la sua vita diventa colori. Vuole lo zucchero? Speriamo che si mantiene sto sole. Così metto la tela che la faccio asciugare ancora di più. Io dico sempre che noi dovremmo imparare a sognare come dei bambini, poi però chiaramente a pianificare come dei professionisti,
come degli adulti, ma senza il sogno viene a perdere proprio quella che è l'energia vitale che ci serve per cercare di dare una forma alla nostra vita. C'è qualcosa che mi turba ancora. Non è completa. La vita è di chi la fa, chi non la fa la subisce. Io credo che la vita sia di quelle persone che si adoperano per cercare di dare una forma alla vita prima che la vita dia una forma a loro, ma per fare questo, per cercare di forgiare la vita, ti servono le energie. Ma le energie dov'è che le trovi? Le trovi principalmente nei sogni, cioè grandi sogni accendono in te grandi energie, grandi speranze, grandi quantità di coraggio. Avere un sogno come quello che prima mancava a Fiorella e invece adesso lei è riuscita a riappropriarsi del suo sogno, le permette di guardare il domani con uno spirito completamente diverso. E quindi se prima la sua vita era un po' più in bianco e nero, adesso decisamente più a colori, con più emozioni. Sono d'accordo. Ci sono aneddoti che noi bravi millennials facciamo fatica a comprendere. Tutti così tanto in ansia se non arrivano abbastanza like in pochi minuti al nostro post sui social. C'è da chiedersi come abbia fatto Fiorella in questi ultimi 3 anni. E in effetti Fiorella non ha lavorato giusto 3 anni sperando in un risultato. Ha aspettato il momento giusto, una vita intera. Che straordinaria botta di culo che lei non abbia idea che potrebbe tranquillamente drogarsi di gratificazione istantanea come fanno millennials e generazione Z. In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi. Nel frattempo ci siamo messi ad impacchettare per bene le sue 66 opere per, aperte virgolette, spostarle in un deposito lì vicino. Sarà anche una brava artista, ma quando c'è da raccontare le cazzate, ricordatevi che è mia mamma. E su questo mi sono allenato io una vita intera. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, vero amore. Con deposito lì vicino intendo che sposteremo le sue opere dalla Sicilia a Milano con questo sobrio furgone. E naturalmente lei mi accompagnerà nel viaggio nel mio stile. E con mio stile intendo che la rapirò. Wow. C'è abbastanza spazio, no? La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore, di vero amore. Allora, ascoltami bene. Questa magari è una frase che hai già sentito e te la ripeto. Questo sarà davvero il viaggio più incredibile della tua vita. Ci mette sempre un po'. Stiamo andando a Milano. Dalla Sicilia a Milano col figlioletto e con un sorriso sulle labbra che non se lo toglie manco se la menano. Da qualche parte ho letto che i bambini cominciano amando i propri genitori, crescendo li giudicano e solo a volte li perdonano. Penso a Fiorella. Fino a pochi anni fa nella mia testa era mia mamma e basta, una signora di 50 anni che il suo l'ha fatto, figli e famiglia, con i suoi hobby e le sue abitudini. Un giorno sarei stato accanto a lei nei suoi ultimi attimi di vita e probabilmente avrei pensato qualcosa tipo ok dai, comunque una vita serena, rimpianti non credo dai, no non penso.
e mi mancavano un sacco di passaggi. Tutta una serie di elementi totalmente casuali, a partire dal fatto che di lavoro io racconto delle storie che mi hanno permesso di capire che Fiorella avesse tante robe irrisolte. Mi vergognavo perché ero fuori posto, gli altri avevano le mamme, gli altri gli pettinavano i capelli, gli sistemavano, gli compravano i vestiti, gli abbracciavano, gli davano i bacetti. Tu sei figlia mia, cuore mio, e io non avevo queste cose. Tutte le notti piangevo, finché ho smesso di piangere e farmi più coraggio che mai. E poi mi sono resa conto che ero fuori posto in quella famiglia, fuori posto, che lei non mi amava ed ero un peso per la sua vita. E allora ho detto, me ne voglio andare, me ne vado da mio padre. Io volevo studiare tanto, volevo studiare, volevo imparare, volevo fare scuola d'arte perché era il mio sogno. E invece non è stato possibile un cavolo di niente. Ma non per colpa di mio padre, perché non c'aveva né testa, non era capace di seguire una bambina, non era capace di niente, neanche di scegliersi i suoi vestiti. Lui andava giorni e giorni con i vestiti sporchi. Se non glieli lavavo io da bambina, che gli mettevo nella lavatrice, glieli asciugavo e glieli facevo trovare, lui si lasciava morire in quella maniera, non gliene fregava. Non si è voluto mai mettere con una donna. Io gli dicevo, papà, ma perché non ti metti con una donna? No, Fiorella, lo faccio per te, se poi tu non vai d'accordo con quella donna. Ho detto, ma intanto proviamoci. E non aveva coraggio, non lo so. Va bene, basta, dai. Basta. Mi sono anche troppo prolungata, dai, forza. Fa Napoli, va. Vedi perché le ferite non guariscono mai? Perché io ho amato quella donna fino a 10 anni. Io ci andavo in braccio a 10 anni e me lo ricorderò per tutta la vita. Uscivo, giocavo e poi andavo da lei e l'abbracciavo, stavo ore con lei. E io infatti dico sempre, ma come ti sei dimenticato di quei momenti? È vero, ma io ero una bambina vivace, ero sempre in movimento. Perché ti sei dimenticata di me? Che male ti ho fatto? Me l'ho sempre chiesto. Mi sono ritornata, ho detto almeno un genitore mi ama, non mi abbraccerà mai mio padre, però mi ama, non mi fa mancare niente, non mi ha abbandonato in un collegio che era facile da abbandonarmi. E quando ho iniziato a capire che lei in realtà stava manifestando quello che ha provato, lo stava cercando di rappresentare in maniera visuale, lì quelle opere hanno avuto un senso totalmente diverso. E forse questa cosa di esprimersi nella lingua che più le viene comoda è l'unico modo che lei ha per tirar fuori qualcosa che ha dentro. Certo. Pit stop ad Arezzo, dove abbiamo incontrato casualmente il mio amico Pedro. Casualmente per lei. Perché in realtà, dietro a quell'incontro fortuito, avevo architettato molto più di quanto pensi. Appena partiti, Fiorella aveva già da lamentarsi. E le mutande me le hai portate? In effetti rapire una donna non preoccupandosi della biancheria di scorta non è stata una grande idea. Visto che siamo in anticipo, ci fermiamo in un centro commerciale così compri le mutande e facciamo la spesa. Ottima idea. Gesto galante rimediare, no? Quello che però lei non sapeva è che prima del rapimento la sua intervista a me serviva esclusivamente come diversivo. Ok, 15 minuti di tempo, anche 20, per raccontare tutto. Ciao Pedro. Ok. Mettere nel furgone i suoi colori e qualunque altro arnese le servisse per concludere la sua ultima opera. Ultima opera di questi giorni, non ultima perché poi la faccio fuori.
entra quest'auto. Me riconosci questo? È tu o no? Oddio, vai. Ma sei stronzo. Sono Stai stronzo. attento, cazzo, è arte questa. Aspetta. Caro Malloru, per te dovrò prendere l'ennesima multa e portarla più roba. Guardala la ZTL, guardala, guardala! Non c'ho neanche il fiso adatto per queste cose, non è la città adatta questa. Vado ho piazzato. Sì, magari la piazzi più. Sì, ho sbagliato. Scusami, fratello. No, tranquillo. Avevamo fatto una cortesia. Via, sì. Silenzio. Ah, ok. Silenzio assoluto, non mi rompete le palle. Cavolo, scusa. Pasticciavo, io manco mi ricordavo più come si disegnava. Non mi ricordavo nulla, ma più che altro io non volevo disegnare come prima, dipingere come prima, volevo disegnare, dipingere di pancia, far uscire tutto. Monella, la finisci? È la mia gatta. Monella, scusate, non puoi toccare questo. Sono stanca adesso. Però emozionata, dai. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Tutte le opere a carico. Sì, sì. Quindi, arrivati a Milano, al deposito, Fiorella pensava fosse finito tutto lì. Però una vita intera ad allenarmi per raccontare balle a mia mamma dovrà pur servire a qualcosa, no? Buongiorno Fiorella. Buongiorno Emanuele. 24 novembre 2022. Oggi ne abbiamo 24? Eh sì, oggi. Che c'è? C'è che da più di 6 mesi stavamo lavorando alla tua prima mostra, cara Fiorella. Se tu ti svegli alle 7 del mattino, la prima cosa che pensi è sistemare le dita. Certo che poi io devo andare in giro, poi non ho tempo, Devo andare al museo a vedere i quadri a mammì. Normale, no? Ti saluto, mamma. Ciao, vedo. Ci vediamo stasera. Sì, sì, ciao. Ciao. E che devo lavorare? Fare una mostra non è una roba impossibile. Affitti uno spazio, lo illumini, lo arredi, catering, inviti, catalogo, stampa, i partner giusti. Magari per me o te non è una roba impossibile, su. Ma mettiti nei panni di una persona semplice, che non ha mai saputo come poter coltivare il proprio spirito imprenditoriale. Una cosa del genere può sembrare come una montagna da scalare senza attrezzatura. Capisci che intendo? In questo progetto il totale supporto ci è arrivato dagli amici di Flowy, con cui collaboro da una vita e che hanno trovato in questa storia qualcosa che li tocca da vicino. E sono saliti a bordo senza battere ciglio. Mi hanno ricordato quanto la consapevolezza, la cultura imprenditoriale e finanziaria possono fare la differenza. E se non sai fare una cosa ma credi in te stesso e nel tuo progetto, il sogno fallo diventare qualcosa di concreto. Datti un valore, anche economico, e fai in modo che quell'obiettivo non sia solo un sogno, ma diventi realtà. In tutto ciò, Fiorella nel frattempo stava continuando a lavorare a ignara di tutto quello che stavamo facendo. Era tutto pronto, la prima mostra personale di Fiorella. Con la scusa di portare quest'ultima tela nel fantomatico deposito, abbiamo fatto 2 passi. È stata la prima volta che sei andata in giro da sola? Sì. Ma pensa a te. In una grossa città, sì. Come ti sei sentita? Diciamo fiera di me stessa, finalmente, sull'apice. Ormai stiamo portando l'ultima donnina.
Nel deposito. Fiorella, stiamo portando Fiorella. Ah, l'hai chiamata Fiorella? Questa è Fiorella. Cioè, quest'opera l'hai chiamata Fiorella? Per forza, sono io. 67, questa è la 67. Porta fortuna il 67. Che ne so. Ma io vorrei andare oltre il 67. Ma oltre. Sì, ma è al buio. Ti ho portato qui. Pensa che storia, dalla Sicilia, una casalinga che si ritrova a Milano con la sua opera. Questa è o non è una grande storia? Sì, è una grande storia. Di 3 anni, una storia di 3 anni. Questa la posso tenere anche in braccio. È una tela. Oh, stai sbattendo in faccia, mamma. Mettila in orizzontale. Non è il raggiungimento del sogno a fare la differenza, ma è il fatto che ti alzi, ti svegli e sai che stai facendo qualche cosa affinché quella roba lì folle possa un giorno diventare reale. È questo ciò che dà significato alle nostre giornate, è questo che rende la nostra vita degna di essere vissuta. Ho un buon reminder, per me, per chi lo vuole ascoltare. C'è qualcuno in questo pianeta che ci ama profondamente, ce l'abbiamo tutti. E a volte tra te e te pensi che non ti conosce per nulla. Tu invece quanto conosci lui o lei? Perché magari sai proprio meno di niente. E non hai la minima idea che i tuoi sogni siano sempre stati più importanti dei suoi. Cosa hai visto? 24, 11, 22, no? Oggi è 24. E oggi? Sì, è oggi. Che è stasera? Che è oggi stasera? Seguimi. 24, sì. In fondo non sai mai cos'è. Io sono una pittrice! Porta lontano da tutto e da te. Sono viva! Sono una pittrice! Il colore. Siamo donne e soffriamo da quando nasciamo! Fanculo! E dire che diamo tanto noi, diamo l'amore. E non mi interessa se viene un critico, il più figo del mondo. Guarda cosa sta dicendo una delle tante Fiorelle. Guarda quello! Lo so che potrei dire adesso sei una pittrice, però in realtà lo sei sempre stata, mamma. Sembrano le tue, sai? Uguali. Io davanti ai tuoi occhi vorrei essere una super speciale. Non lo so, che sono fottusa. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Dove vai, bambina, lo sai che non sei mai stata sola, oh no. Ti posso dire che quando eravamo nella scogliera. Lo sai che mi sono sentita bene, cazzo. E ti posso dire una cosa. Quando tu hai finito di urlare e te ne sei andata, io mi sono emozionato così tanto che mi è caduta una lacrima e io me la sono messo indietro. Così scopri la vita. Eccolo lì, c'è uno spazietto tutto per te. Ah, strappi il mio libro adesso? Leggimi che cazzo ho scritto dietro. Il dolore e la rabbia che proviamo quando ci troviamo nei guai possono essere il carburante necessario al viaggio che conduce al nostro nuovo io. In fin dei conti, se perdi qualcuno ma trovi te stesso, hai tutto quello che ti serve per vincere. Bella sta frase, ragazzi. Mi piace di più letta da te, sai? Si parla così tanto di mercato dell'arte e fate pure. A me diverte più parlare di arte e basta. Diverte lasciarmi emozionare da un'opera, capirla, pensare di capirla o magari non capirla per niente. Bambina, lo sai che
Sapere che in qualche modo l'artista non vuole rappresentare la realtà, vuole crearne una nuova, la sua. E chi se ne frega se per raggiungere quel grande sogno devi affrontare le tue insicurezze e metterti in gioco. Qual è il tuo più grande sogno nel cassetto? Dipingere. L'importante è farlo.